Debutto in alta società per la nuova Aston Martin DB12 che sostituisce il modello precedente DB11 con quasi l'80% della componentistica modificata rispetto alla precedente versione. Una nuova Aston Martin che mira a crescere in tutto, non solo in quelle che sono le performance grazie anche al nuovo motore che abbiamo già visto nel DBX 707, questa volta portato a 680 cavalli e 800 Nm di coppia, ma anche in quella che è la personalità, le proporzioni, tanto da sfidare la sorella maggiore, la DBS super leggera che abbiamo portato qua con noi. Dal punto di vista stilistico questa vettura piace tantissimo anche in termini di aggressività, a cominciare dalla nuova griglia anteriore che aumenta del 56% la capacità di raffreddamento, o del nuovo front splitter davvero estremo, davvero aggressivo. Debuttano poi nuovi fari a LED, il nuovo logo Aston Martin e infine elementi di eleganza come gli specchietti senza cornice, davvero belli, che esaltano le proporzioni di questa vettura che cresce di 6 mm la carreggiata anteriore e di ben 22 mm al posteriore. Ma ora ci chiediamo non solo come va questo propulsore eccellente sulla DBX 707 su questa vettura, ma anche come variano le capacità dinamiche di questa nuova DB12 e quindi andiamo a provarla prima in strada e poi in pista. Vediamo come va questa nuova Aston Martin DB12. Motore strepitoso, questo V8 portato a ben 680 cavalli e 800 Nm di coppia. L'abbiamo visto sul DBX, ma qua è davvero strepitoso. Migliora di gran lunga anche il setup rispetto alla DB11. Carreggiata più ampia, l'abbiamo detto, anteriore e posteriore, soprattutto 22 mm con una gommatura da Michelin 5S più generosa, e questo si sente soprattutto in percorrenza, si ha molto più grip e anche in trazione. Debuttano i nuovi Pingstein DTX e davvero eccellenti, è davvero un caccia questa vettura. Con barre antirolio più rigide, si sente la rigidezza del corpo vettura, sono in modalità Sport Plus. Bellissimo poi lo sterzo, molto diretto, impressionante, non sembra quello di un Aston. L'ha dichiarato Aston Martin che ha usato una rapportatura di sterzo davvero esageratamente diretta e si sente un feeling davvero da auto sportivo. Il cambio è veloce, lo ZF 8 rapporti che abbiamo già visto, con un lateral damper che aveva debuttato sulla Aston V12 Vantage, quindi un ammortizzatore laterale, e anche qua abbiamo il meglio della tecnologia che è già debuttata sulle Aston anche V12. Questo propulsore, sentite, qualcosa di veramente incredibile, sembra un 12 cilindri, come prende i giri, cioè unico. Peccato l'SP in modalità purtroppo track, non posso far diversamente, perché su questa versione, che è una preserie, non ci sono ancora gli aggiornamenti per escluderlo totalmente. Però ce la godiamo in percorrenza. Guardate questo curvone, terza marcia, mamma mia che grip laterale, impressionante, filo di sottosterzo e poi via con il posteriore che aiuta a chiudere. I freni carboceramici che sono optional, eccellenti, davvero ottima anche la frenata, è una vettura davvero incredibile. L'accelerazione è così incredibile non solo grazie alla cavalleria, ma anche al fatto che il rapporto finale è del 13% più corto. La DBS rimane una macchina davvero entusiasmante. Il propulsore di questa DBS è qualcosa di incredibile, sentite addirittura il fischio della turbina per valdere l'abitacolo. La spinta è poderosa, tuttavia quando arriviamo su curvoni, specie in quelli veloci come questo, non solo è più difficile gestire il posteriore, ma anche il livello di grip, di sincerità e l'equilibrio nel complessivo del telaio del DB12 è superiore, e anche credo sia superiore alla velocità di percorrenza. E
ora veniamo a un confronto, uno di quelli seri, la nuova DB12 con la DBS superleggera in pista, per scoprire il tempo che fa. Prima ancora una considerazione: che Aston Martin abbia voluto fare le cose in grande lo si vede da un aspetto: la gommatura, non solo il debutto della nuova Michelin 5S su questa vettura, ma un pneumatico 2,75 all'anteriore e 3,25 al posteriore, contro la gommatura della DBS meno generosa, sempre i 21, ma 2,65 all'anteriore e solo 3,305 al posteriore. Ora scopriamo come vanno in pista. Aston Martin DB12 alla prova del giro veloce. Ricordiamo, è una preserie, che significa purtroppo che le SP in modalità track non ho ancora tutta l'elettronica per avere la libertà assoluta al posteriore e quindi giriamo in modalità track. Inserimento incredibile. Devo stare molto attento affinché l'SP in track non intervenga troppo, quindi è veramente un equilibrio da parte mia riuscire a guidare non potendo contare su un piccolo slide del posteriore oltre al minimo necessario. Buonissimo anche l'inserimento, grande lavoro, wider track anteriore 6 mm rispetto alla DB11 e anche al posteriore di addirittura 22. Il motore ha una cavalcata straordinaria, l'avevo vista nella DBX707, ma su questa che è più leggera, wow! Inserimento dicevo ottimo, ma anche la trazione. Queste 3,25 posteriori di pneumatico aiutano. Sicuramente l'auto non è leggera, però si destreggia molto bene. Probabilmente una delle Aston più veloci che ho avuto mai modo di provare, se non la più veloce. Qui equilibrio con il posteriore per evitare sovrasterzi tagliati dall'SP modalità track. Po' sottocoppia qua, via. Mi pare un buon tempo, certo con un SP totalmente disinserito. Non solo ci saremmo divertiti di più, ma secondo me si rimava ancora qualche decimo. Comunque la macchina è impressionante in termini di performance, in termini soprattutto di handling. E il motore, questo V8, è una meraviglia. Vediamo come va questa DBS superleggera. La prima volta che la guido in pista. Il V12 è un portento, 725 cavalli con una coppia straordinaria, molto precisa anche l'inserimento, non l'avrei detto. Il problema è la trazione, qui l'SP è off, ma il differenziale autobloccante meccanico fatica non poco a contenere l'esuberanza del propulsore e le ruote posteriori difficilmente riescono a seguire la traiettoria fedelmente. Dobbiamo aspettare un minimo a dare gas, ma quando diamo gas la macchina è molto coinvolgente. La rapportatura rispetto alla DB12 del cambio mi sembra addirittura un filo più corta, la seconda in particolare, e questo permette di uscire ancora meglio dalle curve, anche se con un V12 ragazzi non ce n'è bisogno. La vettura è molto precisa, bella, ma molto più impegnativa da guidare rispetto al DB12. La spinta del motore è diversa, superiore probabilmente, ma non così superiore, molto più fisica, bella da guidare in pista, mi è piaciuta, mi sta piacendo. Forse abbiamo meno grip sugli pneumatici, d'altronde non c'è la nuova gomma ad aiutare a contenere tutta questa potenza. Guardate come va via, via, scopriamo il tempo. Si poteva girare un po' più puliti, però bello. Obiettivo centrato, quello dei tecnici Aston Martin, di creare dal punto di vista dinamico qualcosa di più di una GT, cioè una super tourer. Lo abbiamo dimostrato nei tempi, alla mano, in pista, contro ad esempio la sorella maggiore DBS superleggera, dove la vettura è così vicina anche senza la possibilità in questa preserie di escludere completamente l'SP. Tempi vicini anche a vetture di caratura più pistaiola come la Maserati MC20, addirittura è stata più veloce
della Aston V12 Vantage. Importante ancora considerare come le qualità dinamiche qua su strada siano state davvero eccellenti. Il nuovo sterzo e i nuovi ammortizzatori Bilstein DTX contribuiscono a rendere questa vettura una vera sportiva. Ottimo lavoro quello degli ingegneri Aston Martin.